Buongiorno, questa è una nuova puntata dei miei investimenti, la rubrica dove tengo traccia di tutti i miei investimenti passati e vi parlo e condivido tutti i miei piani e progetti futuri. Oltretutto mi piacerebbe tantissimo che si creasse una discussione costruttiva, quindi se avete qualsiasi suggerimento lasciatemelo qui sotto nei commenti. Il mese di gennaio è stato veramente intenso e come vedete ci troviamo in un'altra ambientazione, infatti da poco mi sono trasferito a Londra, ho già fatto un video su questo appartamento, quindi se siete curiosi ve lo lascio qui sopra, dovrebbe venire fuori un pop-up o comunque lo trovate qui sotto in descrizione. Poi comunque questo mese farò un video approfondito sul motivo per il quale ho scelto Londra e mi trovo qui a Londra, quindi se siete interessati e volete approfondire iscrivetevi al mio canale e attivate la campanellina perché tra poco arriverà quel video. In ogni caso a marzo tornerò in Italia e in quel periodo ci sarà anche la possibilità di vedersi, ma tutto questo ve lo spiego alla fine del video, quindi se siete curiosi rimanete con me. Ora, per chi fosse alla prima puntata di questa rubrica, il video si struttura così: prima faccio una revisione di tutti i miei investimenti passati, poi faccio vedere gli investimenti fatti durante l'ultimo mese, dopodiché passo ai miei progetti futuri e poi infine vi lascio qualche chicca e novità per questo canale. Quindi ora basta parlare ed immergiamoci in questo video. Disclaimer che faccio sempre: io non sono un consulente finanziario, sono semplicemente un ragazzo di 22 anni che sta condividendo la sua esperienza. Quindi prima di fare qualsiasi cosa fai le tue opportune considerazioni. Detto questo partiamo. Investimenti passati. Tutte quelle che sto per menzionare sono piattaforme di peer-to-peer lending. Per non ripetere e spiegare ogni volta cosa sono, qui sotto in descrizione vi lascio una marea di fonti utili come articoli che ho scritto, video recensioni eccetera eccetera. Trovate tutti i link qui sotto, quindi se volete andare ad approfondire questo mondo qui sotto avete tantissime informazioni. Poi dopo esservi informati ed aver analizzato i rischi che queste piattaforme e questi investimenti hanno, se volete, sempre qui sotto in descrizione, vi lascio tutti i link per accedere a queste piattaforme ed avere anche qualche bonus al vostro primo investimento. Però come sempre, ripeto, prima di fare qualsiasi spostamento fate le vostre opportune analisi. Detto questo facciamo una veloce carrellata di tutte queste piattaforme. La prima nella quale investo si chiama Bondora, nell'ultimo mese ho depositato altri 500 euro e ho guadagnato circa 75 euro di interessi. La seconda piattaforma si chiama Mintos, qui nell'ultimo mese ho depositato 400 euro e ho guadagnato 30 euro di interessi. Vi ricordo che le informazioni per tutte queste piattaforme le trovate qui sotto in descrizione. Passiamo alla terza. La terza nella quale investo si chiama Estate Guru, qui nell'ultimo mese non ho depositato nulla, però ho guadagnato 2,30 euro di interessi dai miei precedenti investimenti. Quarta piattaforma, Rendimento Etico, qui nell'ultimo mese non ho depositato e non ho guadagnato nulla di interessi perché questa è una piattaforma di peer-to-peer lending immobiliare e i progetti e quindi gli interessi... Porca puttana. Amazon ci ha interrotti, tra l'altro questa che sta arrivando ora è la nuova attrezzatura, infatti qui ho veramente poco, vi faccio vedere in che condizioni sto registrando questo video, sono qui davanti al lavello perché qui c'è una bella luce qui sopra. Vabbè, tornando a noi, stavamo dicendo di rendimento etico. Rendimento etico paga gli interessi soltanto alla fine del progetto immobiliare, quindi questo mese non ho ricevuto nulla di interessi, però ho reinvestito in un altro progetto i soldi che avevo guadagnato e mi erano rientrati dal precedente progetto nel quale avevo investito. Quinta piattaforma, Twino, qui non ho depositato null'altro ma ho guadagnato di interessi 50 centesimi circa. Sommate tutte le piattaforme, questo mese ho guadagnato di interessi circa 105 euro. Io comunque penso a questo tipo di investimenti come una sorta di piano di accumulo o comunque un investimento a lungo termine, che però è molto più rischioso della media e per questo ha anche rendimenti più alti. Comunque vi ricordo nuovamente che se volete approfondire questi investimenti trovate tutte le informazioni qui sotto in descrizione ed oltretutto c'è una pagina del mio blog che si chiama Income Graph nel quale trovate l'andamento per me di tutti questi miei investimenti senza che andate a vedere tutte le altre puntate di questa rubrica. Passiamo ai nuovi investimenti dello scorso mese. Io in questo periodo, come sapete, sto prendendo posizioni nel Bitcoin. Nello scorso mese però non ho preso nessun'altra posizione, ne ho già prese 3 in passato, ne ho altre 4 da prendere, il Bitcoin sta crescendo molto verticalmente, io
in questo breve periodo mi aspetto un attimo un ritracciamento. Comunque, anche se non dovesse ritracciare e abbassarsi un po' di prezzo, mi basta che ci sia un attimo di momento di stabilità e ho intenzione nei prossimi giorni di prendere una nuova posizione. Per chi se lo chiedesse, io acquisto Bitcoin con Coinbase Pro. Qui sotto, se volete, vi lascio anche il mio link invita un amico, tramite il quale possiamo avere entrambi 9 euro gratis. Mentre se cercate una piattaforma più semplice e comoda per acquistare Bitcoin, io vi consiglio Conio. Trovate sempre il link qui sotto in descrizione con anche tutte le informazioni approfondite. Detto questo, un altro grande investimento per me nell'ultimo mese è stato il mio spostamento, che state vedendo con gli ultimi video, e comunque vedrete più approfonditamente il punto di vista fiscale con i prossimi video, quindi assicuratevi di iscrivervi al mio canale se siete interessati e volete approfondire questa cosa. Poi comunque i miei piani nei prossimi 2 o 3 mesi sono quelli di diversificare i miei investimenti. Infatti, come ho già detto in precedenza, sono troppo esposto nel peer-to-peer lending e nel Bitcoin e voglio investire delle somme che sto già risparmiando nei mercati. Lo farò appena avrò spostato definitivamente la mia residenza, in modo tale da non dover dichiarare doppiamente o fare giri, incomprensioni, perché tra una settimana ho l'appuntamento per farmi il NIN, che sarebbe il codice fiscale inglese, National Insurance Number. Dal nome sembra tantissima roba, invece è semplicemente una tesserina. Appena avrò quello farò richiesta all'AIRE, sposterò la mia residenza e da lì in poi la questione investimenti si farà veramente interessante. Ora ci immergiamo nei progetti futuri e nelle novità. Innanzitutto vi spiego dove e come possiamo vederci a marzo. Dal 17 al 21 marzo parteciperò alla Blockchain Week a Roma. Mi hanno invitato e mi piace partecipare a questi eventi, e oltretutto può essere una possibilità per vederci. Questo è un evento a pagamento il cui prezzo si alza man mano che si avvicinano le date, però dato che ho una conversazione diretta con loro, gli ho chiesto se potevano fornirmi un codice sconto, un coupon, qualcosa per fare in modo che voi, se volete partecipare e incontrarmi, abbiate una sorta di sconto. Loro mi hanno fornito il codice RICCA, con il quale avete il 15% di sconto su qualsiasi biglietto, quindi se volete partecipare anche voi trovate tutte le informazioni in descrizione. Poi comunque questo evento è composto dai primi 2 o 3 giorni dove fanno un corso sulla blockchain e le criptovalute, mentre gli ultimi 2 o 3 giorni l'evento si abbinda a fiera. Io sarò lì dal 19 al 21, quindi soltanto quando ci sarà la fiera, però per chi è neofita o principiante nel mondo della blockchain o delle criptovalute può anche essere interessante andare a seguire i primi 2 o 3 giorni, dove proprio c'è un corso dove vi spiegano da zero come approcciarsi a questo mondo, come investirci, eccetera eccetera. Comunque trovate di nuovo tutte le informazioni in descrizione. Poi cos'altro aspettarsi nei prossimi mesi? Tra poco arriverà un video approfondito dove vi spiego come funziona la fiscalità per le aziende qui in Gran Bretagna o qui a Londra, proprio perché da poco ho fondato la mia azienda che si chiama Z Media Ltd, che comunque potete andare a vedere e ricercare nel sito della Company House. È molto figo andare a vedere come funziona il sito della Company House, potete vedere tutte le aziende di tutte le persone che ci sono qui in Inghilterra. Se volete potete andare a vedere anche l'azienda di Monti se fate qualche ricerca e approfondite. Poi arriverà un video sul conto corrente aziendale che ho scelto, che è veramente una figata, comunque ve ne parlerò in questo mese, è una figata. Ovviamente, come vi ho detto prima, arriverà un video dove vi spiego per quale motivo ho scelto Londra e sono venuto qui a Londra. Nell'immediatezza oggi ci sarà la Brexit e io voglio fare un video approfondito su questa cosa, ma voglio anche portarvi a Westminster, nel centro di Londra, dove con molte probabilità ci saranno proteste, dato che qui a Londra la maggior parte delle persone è contro la Brexit. Insomma, voglio farvi vedere cosa succede qui a Londra, quindi se siete interessati attivate la campanellina, perché o domani o comunque domenica mattina arriverà quel video che secondo me sarà veramente interessante. Dai, 2 informazioni aggiuntive a voi che siete arrivati fino a qui le do già. Praticamente con la Brexit qui non sanno ancora cosa succederà, perché semplicemente hanno allungato la data nella quale si metteranno d'accordo sul da farsi. Infatti l'unica cosa che cambierà è che la Gran Bretagna non sarà più presente nelle riunioni di Bruxelles, mentre tutto il resto rimarrà uguale. Fino alla fine di quest'anno potrete continuare a venire qui senza dover richiedere il visto, l'assicurazione sanitaria europea e quindi la tessera sanitaria europea sarà ancora accettata, potrete ancora fare roaming con il vostro cellulare da qui, gli scambi commerciali, tutto rimarrà uguale, semplicemente non ci sarà più la Gran Bretagna nelle riunioni europee. Quindi avranno
questi 11 mesi per riuscire a trovare gli accordi e vedere cosa fare, però nessuno sa ancora come andrà a finire questa cosa, quindi sarà divertente e seguitemi se volete scoprire man mano nel tempo cosa sta succedendo qui, perché sarà divertente e sarà, spero, non problematico. Poi le mie 2 rubriche riguardanti le soft skill e il trading in questo periodo ci sono un attimo fermate perché la mia agenda è fittissima. Comunque ritorneranno presto, quindi rimanete sintonizzati. Poi lasciate un mi piace se questo video è stato interessante e vi è piaciuto. Ditemi nei commenti tutto quello che pensate, tutto quello che volete vedere, se avete suggerimenti eccetera, e io vi ricordo sempre di iscrivervi e attivare la campanellina se non volete perdervi nessun mio futuro video. Detto questo, ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti ragazzi!